Bentornati sulla soffitta di Pippo e bentrovati a questa nuova puntata del podcast dedicato alle donne più belle della commedia italiana degli anni '80. Non perderti tutte le puntate che trovi qui sul canale e se ti va lasciami un commento sulle tue preferite. Oggi vi racconto della bellissima Laura Antonelli, il volto femminile più bello del mondo, così la definì una volta Luchino Visconti. L'attrice, nata a Pola il 28 novembre del 1941, è scomparsa nel 2015 in completa solitudine nella sua casa a Ladispoli, dopo aver vissuto a lungo lontana dal mondo dello spettacolo. Diva tormentata e sex symbol degli anni 70 e 80, con i suoi film ha fatto sognare milioni di italiani. Fu l'ossessione, non ci sono altre parole per descriverla. L'apice della popolarità lo raggiunse negli anni 70 e 80, dapprima lavorando in pellicole erotiche e poi dando grandi prove d'attrice in film d'autore. Fu il volto, il corpo, la coscia sotto il reggicalze marrone, la rotondità perfetta del corpo femminile in triangoli scaleni di amori vietati e mal corrisposti, di bramosie brucianti e a senso unico. Ma prima di addentrarci nella vita di Laura Antonelli vi annuncio che sto preparando una nuova serie parallela sulle icone femminili del cinema americano. Fatemi sapere se vi gusta l'idea. Laura Antonaz, poi italianizzata in Laura Antonelli, nasce a Pola, in Istria, allora parte dell'Italia, oggi Croazia, il 28 novembre del 1941. Attrice italiana a tutti gli effetti, deve la sua popolarità ai film girati tra gli anni 70 e 80, molti dei quali erotici, che hanno scritto il suo nome nella storia del cinema italiano come una delle più belle attrici di sempre. A partire dal 1990 però è iniziato per lei un declinio artistico e fisico, legato ad alcune vicende di droga e a un'operazione di chirurgia estetica non andata a buon fine, che ha segnato per sempre i suoi lineamenti. Quando è ancora piccolissima, Laura Antonaz, insieme con la sua famiglia, è una dei tanti profughi del cosiddetto esodo istriano, con direzione verso il bel paese. A Napoli studia al liceo scientifico Vincenzo Cuoco ed in seguito si diploma presso l'ISPEF, Istituto Superiore Pareggiato di Educazione Fisica. A Roma, ancora giovanissima, lavora come insegnante di ginnastica al liceo artistico di Via di Ripetta. Nel frattempo però gira spot pubblicitari e si fa immortalare in molti fotoromanzi, forte della sua bellezza. Compare tra il 1964 e il 1965 in alcune pellicole importanti, seppur con ruoli piccolissimi, come Del Magnifico Cornuto di Antonio Pietrangeli e Le Sedicenni di Luigi Petrini. È il 1971 quando, dopo la censura del 1969 per il film Venere in pelliccia, il quale uscirà solo 6 anni più tardi con il noto titolo Le malizie di Venere, Laura Antonelli si fa conoscere in tutta Italia nel film Il merlo maschio, recitando al fianco di Lando Buzzanca per la regia di Pasquale Festa Campanile. In quell'occasione il grande attore romano dice di lei: è la più bella schiena nuda mai apparsa sullo schermo dopo quella di Marilyn Monroe. Il riferimento è alla sua schiena a forma di violoncello, come verrà definita, vero e proprio sogno proibito degli italiani. A bissare questo successo è il famoso Malizia di Salvatore Samperi del 1973. Qui l'Antonelli è una sensuale cameriera accanto a Turi Ferro e al giovane Alessandro Momo. Gli incassi si aggirano sui 6 miliardi di lire e il film diventa un vero e proprio cult del cinema erotico italiano, elevando l'attrice di origini croate a icona sexy. Con Malizia, Laura Antonelli vince anche il Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista, conferitole dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani. Nel frattempo però, nel 1971, la splendida Laura conquista anche il cuore di Jean-Paul Belmondo, con cui lavora nel film Gli sposi dell'anno secondo. L'ascesa è rapida e acclamata dal pubblico, anche grazie ad alcune dichiarazioni dell'attrice che, tra le prime, rivelano tutta la sua indole sbarazzina e contribuiscono ad accrescere nell'immaginario maschile la sua fama di femme fatale. Tra le altre si segnala la celebre "In fondo ci spogliamo tutti, una volta al giorno". Gira allora Sesso matto nel 1973 per la regia del grande Dino Risi. 2 anni dopo, sotto la guida di Giuseppe Padroni Griffi, recita in Divina Creatura. Nel 1976, allora, anche Luchino Visconti si diverte con lei, nel celebre L'Innocente, dove Laura Antonelli dimostra di saperci fare con i film più importanti e impegnativi, senza però rinunciare all'arma della seduzione.
È il 1981, quando deve vedersela anche con altre attrici altrettanto belle e più giovani, scelte al suo posto per ruoli da protagonista in film importanti come Passione d'amore di Ettore Scola. Stessa cosa accade con Monica Guerritore, chiamata al cinema con l'Antonelli, ma in un ruolo maggiore per il film La Veneziana, con Jason Connery, figlio di Sean Connery, nel 1985. Si accontenta allora con il cinema comico emergente italiano e al fianco di Diego Batantuono in Violentemente Mia di Carlo Vanzina del 1982. Recita nel sempreverde Grandi Magazzini di Castellani e Pipolo nello stesso periodo. Ottimo successo arriva con il film Rimini Rimini del 1987, quando diventa l'amante di Maurizio Micheli, il quale però viene interrotto proprio sul più bello da Adriano Pappalardo, che nel film è il marito geloso e violento dell'Antonelli. Il momento cruciale della sua vita e anche il più doloroso è nel 1991, quando il regista Salvatore Semperi, la produzione del film, la convince a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica in occasione del remake del celebre Marizia, dal titolo appunto Marizia 2000. Poco prima però l'Antonelli cade in un'imboscata delle forze dell'ordine. La notte del 27 aprile del 1991, nella sua villa di Cerveteri, animata a festa per qualche ricorrenza, vengono trovati 36 grammi di cocaina. L'attrice viene arrestata dai carabinieri e portata al carcere di Rebibbia, dove resta solo qualche notte, a seguito della concessione dei domiciliari. Viene condannata in primo grado a 3 anni e 6 mesi di carcere per spaccio di stupefacenti. 9 anni più tardi, grazie alla modifica della legge, viene assolta dalla Corte d'Appello di Roma per uso personale. A ogni modo, questa vicenda giudiziaria che ha come responsabile solo l'Antonelli si aggiunge quella legata al suo intervento chirurgico, operato durante la realizzazione di Marizia 2000. L'attrice si fa iniettare del collagene, ma l'operazione non va a buon fine e l'Antonelli si ritrova deturpata. A nulla serve, poi, la citazione in giudizio del chirurgo, del regista del film e dell'intera produzione. In realtà tutto cade perché la causa sembra essere stata una reazione allergica. I giornali si accaniscono, tornando a parlare dell'attrice di origini croate, ma soprattutto per mostrare il suo viso, un tempo bellissimo, rovinato dai postumi dell'intervento. Ad aggravare le già delicate condizioni psichiche dell'Antonelli sono le lungaggini del processo, che dura 13 anni, con forti ripercussioni sulla sua salute. L'attrice viene ricoverata più volte presso il centro di igiene mentale di Civitavecchia e questo spinge i suoi legali a citare in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia, chiedendo un adeguato risarcimento da parte dello Stato italiano per la propria assistita. Nel 2003, in primo grado, le viene riconosciuto un forfait di 10.000 euro. I legali però, per nulla contenti del risarcimento simbolico, sottopongono il caso anche alla Corte Suprema dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Il 23 maggio del 2006, la Corte d'Appello di Perugia riconosce un risarcimento di 108.000 euro, più gli interessi, per i danni di salute e di immagine subiti dall'Antonelli. A legittimare la sentenza arriva anche la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 giugno-24 ottobre del 2007. Il 3 giugno del 2010 l'attore Nino Banfi lancia un appello sulle pagine del Corriere della Sera perché la sua amica Laura Antonelli, dalla sentenza definitiva, non ha mai ricevuto l'indennizzo sancito dalla Corte. Il 28 novembre del 2011, in occasione dei suoi 70 anni, rilascia un'intervista al Corriere della Sera in cui si dichiara che vive alla Dispoli, seguita dalla badante. Io ho deciso di scrivere una canzone su di lei perché è un po' è un simbolo di chi in qualche modo ha dato tanto all'Italia con la sua arte e poi è stato purtroppo in qualche modo dimenticato e soprattutto violentato dalla vita, perché a lei gliene sono successi un po' di tutti i colori. Il cantante Simone Cristicchi, come tanti giovani della sua generazione, innamorato di lei e stimandola artisticamente, le dedicò una canzone, Laura, all'interno della quale denuncia il trattamento subito dall'attrice. Laura pazza, Laura ingenua, Laura povera drogata, Laura fragile, sensibile, all'agonia trascinata. Laura aspetta la sentenza crocifissa sul giornale, condannata per 10 anni ad impazzire. Ma ne racconta anche lo splendore. Cara Laura, questa sera vorrei darti una carezza, ma mi batte forte il cuore. Se ripenso alla bellezza che fermava gli orologi, congelavo ogni secondo, che davanti alla tua grazia si inchinava tutto il mondo. L'esigenza della solitudine e d'oblio. Mentre scorrono veloci i titoli di coda,
non è ancora troppo tardi per riavere la tua vita, ora che cammini libera e ti perdi tra la gente, con il nome di una donna come tante. Una volta che chiudevo quella porta dicevo chissà se la prossima volta che vengo a trovarla troverò aperto o la troverò morta, perché era una morte annunciata la sua, insomma. Il 22 giugno 2015 la domestica la trova senza vita nella sua casa alla Dispoli. Non è chiaro da quanto tempo l'attrice fosse deceduta.